Amici di Moto.it, ciao a tutti da una caldissima Milano. Oggi vi presentiamo due moto molto attese perché le avete viste, credo Edo, già un paio d'anni fa come concept, se non di più, a Milano. Stiamo parlando di Svartpilen e Vitpilen di Husqvarna, uno scioglilingua 401. Le proviamo con Edo perché con due moto così ci vogliono due tester veramente fighi e giovani, soprattutto con tanti capelli. Con tanti capelli, esatto. A parte la pelata, siamo uno un po' più alto, uno un po' meno alto, e quindi potremmo rappresentare idealmente l'altezza dei ragazzi di oggi, perché ci sono anche degli stangoni come me e ragazzi un po' più bassi, diciamolo, un po' più bassi come te. Come me. E infatti non è un caso, io mi sono messo qua di fianco alla Vitpilen e tu hai quella un po' più fuoristradistica, la Svartpilen. Pensavo dicessi la nera perché il nero smagrisce. Grazie Edo, sei molto buono. Quindi Svartpilen, lo vedete, c'ha il tassello che io amo un sacco, quindi una scrambler, possiamo definirla tranquillamente una scrambler, non è una moto da enduro, però è una moto che strizza l'occhietto al fuoristrada, mentre la Vitpilen tua? La Vitpilen ha la stessa base della Svartpilen, però naturalmente un bel manubrio di quelli bassi, molto largo, una bella cafe race, piccolina, urbana non solo, lo vedremo dopo, sicuramente modaiola, elegante, la linea è curatissima ed è praticamente identica alla sorella 701, si notano delle differenze sulla sella un pochino nelle finiture, ma di fatto è una moto adulta, nonostante dimensioni piccolissime, e che gratifica l'occhio e la guida di chi ci sta sopra. Infatti facciamo un passo indietro e vi diciamo quanto costa subito, perché le due moto hanno un prezzo di 6.550 euro franco concessionario, quindi un prezzo molto importante, ma perché c'è anche un design, lo vedete, molto curato. Queste moto come target si rivolgono sicuramente a un pubblico giovane e senza troppi giri di parole vi diciamo che hanno la base tecnica presa pari pari, rivista poi in certi dettagli, dalla KTM Duke 390, quindi telaio a traliccio, motore monocilindrico, però poi un carattere, una filosofia molto diversa rispetto alla Duke, perché la Duke è la moto nuda un po' da sparo dedicata ai giovani. Queste sono invece moto sempre da giovani e non solo, con un look più raffinato. E adesso insieme a Edo andiamo a raccontarvi come sono fatte nel dettaglio. Edo, partiamo dal motore? Partiamo dal motore. Vai. Quindi unità monocilindrica 375 cm3, 4 valvole per cilindro. Sì, e con una potenza della miseria, perché 375 cc bialbero, un motore quindi che in certe cose mi ricorda tanto i motori che corrono con la 250, la 350 nel cross nell'enduro KTM. E anche le Moto 3. Bravissimo, le Moto 3. E questo motore dispone della bellezza di 44 cavalli per un peso che con la tua addirittura è sotto i 150 kg. Esatto, 148 kg. Tra l'altro mi piace sottolineare il fatto che rispetto alla 701 è ancora, che già è un record, è ancora più leggera di 9 kg. Mentre la mia Svartpilen arriva a 150 perché c'è anche un portapacchi e ci sono finiture diverse, anche gomme più pesanti. La tua è dotata di Metzeler RM5, la mia delle Pirelli Scorpion Rally STR, quindi tassellato sì, ma che va bene anche per l'uso stradale. Con le stesse misure, 110 Bravo. davanti e 150 al posteriore, entrambi quindi 17 pollici. Bei gommini anche larghi. Gommatura adulta. Invece a livello di telaio come siamo messi? A livello di telaio abbiamo il traliccio in tubi d'acciaio, che ormai è un marchio di fabbrica KTM e quindi Husqvarna, che lo usa anche in MotoGP, tanto per dire. Comprato sospensioni con una bella forcella, steli rovesciati da 43 mm naturalmente VP, che è un marchio di proprietà KTM, e monoammortizzatore posteriore senza leveraggi progressivi, anch'esso fornito da VP. Mentre l'impianto frenante è by Bre, quindi impianto frenante Brembo, ma poi realizzato, progettato in Italia e realizzato negli impianti produttivi indiani. Abbiamo davanti un discone da 320 mm e dietro un disco più ordinario da 240. Ovviamente c'è l'ABS perché è obbligatorio per legge. Tra le caratteristiche poi pressoché uniche della famiglia 390 KTM, ma ovviamente anche Husqvarna 401, c'è questo bellissimo forcellone, lo scarico molto compatto, e lo vediamo da quest'altra parte, Luca. C'è il forcellone in alluminio con questa lavorazione molto particolare che lo irrobustisce ma lo alleggerisce anche. E altra caratteristica unica di questa famiglia Husqvarna che torna alle moto stradali dopo la parentesi nuda sotto la gestione BMW, è il portatarga basso. Vedete come la zona della moto, la zona posteriore, è molto ridotta, molto leggera, perché la targa è stata infulcrata direttamente con questo braccio in alluminio al forcellone. Però lo diciamo perché siccome non a tutti piace il portatarga che fa un pochino custom, messo a coprire la ruota posteriore, entrambe prevedono già direttamente il montaggio di una componente aftermarket, un portatarga che vi permette di spostare nella posizione tradizionale la targa.
Giusto Edo? E poi, visto che dicevamo che la moto è dedicata ai giovanissimi, vi ricordiamo il peso veramente ridicolo, ed è un peso 150 kg, in questo caso 148, che riferito alla potenza dà delle prestazioni, ve lo anticipiamo, veramente notevolissime. Poi la sella dista soltanto 835 mm da terra ed è in due pezzi sulla Svartpilen. Questa parte si può togliere e si ricava un altro portapacchi utile per il fuoristrada, per i ricambi, oltre a questo qua, mentre la tua è in pezzo unico. Adesso raccontiamo come è andata in città la moto? Sì, certamente. Partiamo dalla tua. Beh, allora, la Vitpilen è sicuramente molto agile, in città ci si mette un attimo a prendersi confidenza. Se non avete problemi a toccare per terra, se non ce li ho io che sono 1,71 m, non dovrebbe averceli veramente nessuno. Ci si ritrova un pochino carichi sul manubrio, perché il manubrio basso porta un po' di carico sui polsi, però è anche molto largo e quindi vi permette di girarvi letteralmente in un fazzoletto. Si sguscia bene nel traffico, file bassi tira bene, una bella erogazione, lineare dappertutto, con una bella castagnetta ai medi regimi, perché spinge bene e permette di districarsi bene nel traffico. Pensate che qualche volta si è quasi convinti di essere con una massa in meno rispetto a quella che si è effettivamente, vista la risposta del motore. Il freno è bello, modulabile, non mette mai in crisi neanche sul maledetto pavé cittadino di Milano. E la ciclistica è sana, non si hanno problemi tagliando i binari del tram. Chiaro, si batte un pochino i denti quando sei lastricato, perché non so come sia la Svartpilen. La Vitpilen è un pochino rigidina, sei carico davanti e quindi un po' di botte ci sono. La Svart come va? Ragazzi, questa moto è una scheggia. Io sono salito apposta perché Edo è un po' sopra 1,70 m, io sono un po' sopra 1,80 m, però vi faccio vedere come sto. La triangolazione, quindi manubrio, sella, pedane, è comoda, vedete che non ho le gambe troppo angolate, anche il manubrio e le braccia sono assolutamente comode. Ovviamente se c'è un pilota alto davanti, dietro per il passeggero rimane molto poco spazio. Adesso vi facciamo vedere Edoardo. Le gambe sono comode, però Edo, la sella e il sedere non c'è posto. C'è un po' le chiappe di fuori. Solo le chiappe di fuori. Invece non è un bello spettacolo. No. Invece passando alla parte dinamica, motore è una bestiaccia, perché col peso ridotto della moto va veramente fortissimo, e pensate che dopo i 4-5 mila giri dà anche una botta che stupisce, perché è un motore davvero sportivo. Sotto i 3.000 giri non è pienissimo, ovviamente, anche perché è un motore che arriva poi in alto veramente quasi a 10.000 giri. Sotto ha qualche vibrazione, ma è poca cosa, e al semaforo, essendo un motore Euro 4, scaldicchia un po', ma niente di che, anche perché comunque la cilindrata è molto ridotta. Ottimo il cambio, la frizione è leggerissima, tra l'altro entrambe le leve sono regolabili nella distanza dal manubrio, frenata molto pronta e anche molto potente. L'unica cosa che stona un po' nella città, nel pavé e sulle buche, è la risposta sportiva delle sospensioni, ma perché appunto sono sospensioni, come diceva Edo, sportive, ed essendo sportive, l'ho detto 8 volte in 3 secondi, cosa facciamo adesso, Edo? Facciamo che ci leviamo dalla città e ce ne andiamo a godercelo su un po' di curve, giusto? Andiamo sul lago, ragazzi, venite con noi. Ecco, dite quello che volete, ma questo è il frangente in cui è bello godersi queste Vitpilen, queste 401. Qua quando si danza in mezzo a curve, misto possibilmente stretto come questo, dove si apprezza un motore bellissimo, perché non sembra neanche un 400, con la spinta che dà e con la reazione che si ritrova. E poi una ciclistica bella sana, che con questo manubrio basso ma tanto largo, guardate, rende un gran gusto danzare su questa curva contro curva del misto stretto. Poi, essendo basso ma molto largo, dà un bel braccio di leva per inserirsi in curva, ma poi carica anche bene il davanti e quindi dà tanta confidenza in appoggio e anche un pochino sul veloce. Gran bella frenata, c'è un disco solo ma basta e avanza, perché la moto, come dicevamo, non pesa assolutamente niente. Insomma, una moto divertentissima qua sul misto, è molto bella in città, è elegante, stilosa, tutto quello che volete, ma non fatele il torto di confinarla alle strade urbane. Qua è veramente gustosissima, davvero. La moto è molto abitabile anche per me che sono 1,85 m e tra le gambe non stringo veramente niente, perché il serbatoio pensate che tiene 9,5 litri, 2,5 sono di riserva,
e non consuma niente, siamo veramente a consumi ridicoli. Davanti ho Edoardo con la Vitpilen bianca, il manubrio più basso, io il manubrio alto, quindi ho un controllo più semplice, lui è più carico sull'avantreno, però come vedete anche nel misto guardate che cambi di direzione, è veramente un razzo questa moto. Ho le Pirelli Scorpion Rally STR, quindi gomma tassellata con una tenuta pazzesca sull'asfalto, anche bagnato, strumentazione molto completa, anche col sole la leggo abbastanza bene. E guardate nel misto come questa moto danza, 44 cavalli in fila per 3 con il resto di 2, ce ne sono in abbondanza. Cambio precisissimo, lo comando con un dito, vedete come ci divertiamo senza andare a velocità folli. Ovviamente Edo ha la versione sportiva stradale, la Vitpilen, però anche la Svart ammazza, si diverte tra le curve, mi sto divertendo veramente tantissimo, in piena sicurezza, frenata molto potente dell'impianto Bybré, e la forcella che in città mi faceva battere i denti qui è perfetta. Perché affonda pochissimo, anche in frenata va veramente bene. La sella è molto dura, quindi altro aspetto che in città mi aveva lasciato un po' perplesso perché avevo le chiappe indolenzite, poi invece la sella è importantissima perché mi fa sentire tutto quello che succede sotto le ruote. Ed eccoci in cima alla colma di Sormano con Edoardo. Bella, 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 consuma poco, costa abbastanza, ma è rifinita benissimo e va veramente bene. Bella Edo, l'abbiamo usata anche sul misto, allora abbiamo lasciato la città perché con 44 cavalli e sto peso andavano usate anche nel misto. Parto io con la Svartpilen? Vai. Oh, questa c'ha le gomme tassellate, le Pirelli Scorpion Rally STR, però mi ha stupito, guardate che faccia, sto ancora ridendo perché mi sono divertito tantissimo. La moto ha un'ottima ciclistica, era rigida in città ma nel misto è spettacolare, il serbatoio piccolino da 9,5 litri, non lo senti tra le gambe, sembra una bicicletta e il motore spinge tantissimo. Vibracchia appena attorno ai 2000 giri, ma è pochissima cosa perché comunque quando poi sale di regime non vibra più, è soltanto proprio una pulsazione ai regimi più bassi. Poi il cambio si distende bene, molto leggero, marce la portate bene perché esce dai tornanti anche in seconda, quindi non è necessario metterla prima, e la ciclistica è sana con un impianto frenante appunto. E poi per me che sono un po' più alto il manubrio dritto è una manna dal cielo perché non mi ha stancato, quindi io sta Svartpilen, a parte la sistemazione del passeggero, la promuovo nel misto anche perché ero da solo, mi è piaciuta proprio tanto. Te Edo? A me la Vitpilen è piaciuta da matti, anche perché, come dicevi, le basi sono le stesse, il motore è lo stesso e quindi è grande soddisfazione, grande gusto. Non tenetele solo in città, se ne prendete una portatela fuori perché vi fareste un torto a restare confinati fra le mura della città. E poi dopo a me col manubrio basso è piaciuta molto perché il manubrio è basso ma è molto largo. Allora con un po' di vento in più addosso non si sente il carico sui polsi che infastidisce un pochino in città. E poi dopo, quando si vuole entrare in curva, soprattutto curva contro curva, c'ha un bel braccio di leva, si spinge, si va dentro, si cambia di direzione in un attimo. Però poi dopo sei anche bello carico e quindi ti dà tanta fiducia in percorrenza e sul veloce, dove ti viene da cucciati, come sulla vera Caffè Racer, anche perché si fanno delle velocità anche abbastanza interessanti, direi. Non so cosa hai visto tu, ma io ho visto delle cose che è meglio che non diciamo. Non lo diciamo, comunque velocità di crociera in autostrada 130 si va via senza il minimo problema. E poi invece un commento da te sulle gomme, perché abbiamo le stesse misure, cerchi da 17, però tu c'hai delle sportive M5, invece io ero qua, guarda come ero penalizzato col tassellone. Vabbè. Allora no, le M5 le conosciamo da tanto tempo e sono una certezza, quindi assolutamente sono surdimensionate rispetto a quello che è la potenza di una moto del genere. Poi con una moto così leggera non voglio dire che vanno bene tutte le gomme, però con delle gomme del genere di buona qualità, sport touring, che su una moto del genere diventano nettamente sportive come caratteristiche, si può fare quello che si vuole praticamente, ci si permette di fare cose che su moto più grosse sarebbe anche pericoloso. Ecco, queste se vuoi sono rinfrescanti perché ti permettono di tirarle, di tirare un po' il collo, di scannarle senza rischiare troppo la patente e le ossa. A proposito di patente, si può guidare con la patente A2, cosa molto importante perché il rapporto peso-potenza rientra nella normativa della A2, quindi è perfetta per i giovani. Edo, inizia tu un motivo per comprarle. Ne abbiamo già detti tanti di motivi perché abbiamo parlato, le abbiamo tessuto delle gran lodi. Un motivo per me sono le finiture, perché comunque è una moto che è una spanna sopra tutte le rivali di categoria. Finiture, estetica, cura del dettaglio, insomma questa è una moto grossa, è una moto di quelle. Quel piccolo delta di prezzo che c'è rispetto alla concorrenza si vede palesemente nelle finiture. Dinamicamente? E io infatti ci metto la parte dinamica perché tra motore e telaio ti diverti come un pazzo. 150 kg con 44 cavalli, ragazzi, nel misto dove siamo adesso, non sottovalutateli. Invece se vogliamo fare dei viaggi lunghi viene il motivo per cui non è proprio indicata la Svartpilen ma anche la tua Vitpilen. Sì, assolutamente. Intanto i viaggi lunghi da soli, forse anche in coppia
sono decisamente fuori dalla portata. Finché in città si può caricare un passeggero, ci si può andare a fare l'uscita serale o la passeggiata, ma fare un viaggio io direi proprio di no. E poi ragazzi non c'è capacità di carico, è molto bella, è una moto un po' per single se vogliamo metterla così, no? Certo, però c'è anche da dire che i giovani sono disposti a soffrire per amore, quindi zainetto sulla Svartpilen, lo schiaffate qua dove c'è il casco, che c'è il portapacchi, e andate a divertirvi. Adesso io la moto la lascio per i commenti ai nostri amici su moto.it e su YouTube. Assolutamente, commentare sul sito, qua sotto, qui su YouTube, e come dice Paolillo, citiamolo, solo commenti intelligenti per piacere. E io aggiungo scatenatevi, perché questa moto ce l'avete chiesta in tantissimi nelle prove di moto.it, quindi adesso scatenatevi di brutto con la Svartpilen e la Vitpilen Husqvarna. Mazza che sciogli lingua. Ciao a tutti! Ciao!